Ci hai mai pensato che quando guardi uno spettacolo, una cerimonia, un video, una foto, in realtà stai vedendo solo la fine? Quello è solo l'atto finale, ma mancano tutti dietro le quinte, i preparativi e le attese. Non vedi le difficoltà, lo sforzo, il divertimento, la noia, la preparazione e tutti quei passaggi fondamentali per arrivare fino a lì. Oggi qui in India proviamo a mostrare che cosa c'è dietro e lo facciamo in diversi modi. Partiamo da noi e dal viaggio per poi scoprire perché di determinati simboli sparsi ovunque. Ma c'è spazio anche per il lusso e la ricchezza dell'India, prima della vera ciliegina sulla torta. Andiamo dietro le quinte di un Teyam, la cerimonia unica al mondo che si tiene nei templi del nord del Kerala tra dicembre e marzo. Nel video precedente l'abbiamo raccontata infilandoci in uno dei festival più grandi di sempre. Oggi invece, per capire cosa c'è dietro davvero, ci intrufoliamo in una cerimonia più piccola e raccolta. Oggi i dietro le quinte diventano i protagonisti. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Hello, how are you? Hi, where are you? Very good, very Where's good. coming from? Italy. Oh, what is your name? Paolo. Paolo. Paolo My name is Rabi. and she's Angela. Angela. Okay. Okay. Very nice. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Kannur. Dopo una giornata, anzi una nottata di dormita profondissima, abbiamo dormito più di 12 ore. Oggi siamo qui presenti, coscienti, abbiamo anche un po' realizzato che quello che è successo nei giorni scorsi è stato veramente folle. Prendi un Parle-G. Prendo un Parle-G per iniziare bene la giornata. Sembra uno spot dei Parle-G, ma no ragazzi, sono i biscotti preferiti di Paolo, ma nel mondo credo. Certo. Io mi tiro fuori da questa cosa. Dai, allora, sono buonissimi, ma fai di no. Si fa manovra col tuk tuk spostato a mano, un po' come ai tempi del viaggino, insomma. Siamo proprio all'interno del mercato della frutta e della verdura e passano in mezzo i camion delle consegne in queste viette strettissime, quindi ci deve far ecco come si sorpassa in India, claxonando, facendo sentire la propria presenza. Seguiamo anche noi i motorini per passare, ragazzi. Questo è proprio il centro pedonale di Kannur, più o meno pedonale perché qui vedete è tutta zona di mercato e quindi passano comunque meno mezzi rispetto alla strada principale che è parallela. E noi ieri mattina siamo arrivati alle 7 di mattina nella nostra stanza di hotel e quindi abbiamo avuto praticamente bisogno di un giorno intero per riprenderci dopo una notte insonne di cui parlava Angela prima. La realtà ragazzi è che non abbiamo più l'età e il fisico per fare queste nottate intere svegli. Ma parla per te Angela, dai per favore per Ti favore. sei addormentato durante il Teyam tu, cioè ti abbioccavi durante con i tamburi a palla come tutti gli altri ragazzi, erano tutti un po' così Però loro erano 6 giorni che erano svegli tutti i vabbè, giorni, no, noi uno non abbiamo retto. Vabbè, lasciamo perdere, sorvoliamo ragazzi. Qua si scaricano le banane e qui dietro c'è addirittura un negozio che vende solamente uova, solo uova dappertutto. Nuovi follower ragazzi, channel name Beyond the Trip. Mi raccomando ragazzi, fate anche voi come i ragazzi qui del mercato a Kannur, iscrivetevi subito al canale. Questi carretti sono geniali ragazzi, questo per esempio è quello dell'aglio, poi abbiamo il signore delle banane, hanno 3 ruote, sono 3 ruote delle biciclette. Hello. Carino signore. E tutta questa zona è la zona musulmana della città, infatti siamo proprio di fronte a questa moschea che è la moschea del Bazar Juma Masjid e l'Islam è la seconda religione più praticata in India dal 14% della popolazione. Intanto sono entrato e questa è la moschea. Siamo di fronte al negozio di profumi del quartiere e ragazzi è talmente forte che viene fuori dalla vetrina. Il profumo. Allora qua ci sono tutte queste bellissime boccettine col tappo dorato, rotondo, tutte in vetro e ci sono i vari nomi dei diversi profumi. Quindi non abbiamo capito se è per venire qui e annusarti un po' come il profumo prima di comprarlo oppure se sono delle copie, cioè hanno ricreato lo stesso profumo. Ad esempio qua c'è CR7, addirittura là in fondo c'è Hugo Boss e poi ci sono tutte le varie fragranze tipo il Jasmine. Seconda colazione perché non abbiamo resistito ragazzi a questo rotolone fatto con il riso e il cocco. Guarda qua, avvolto nella foglia di banano. È tanto cocco però. È coccoso? Sì. Richiamati subito perché va mischiato tutto con queste lenticchie e ceci.
Guarda qua che impasto, allora da vedere sempre, devo dire, non è il massimo. È la cucina indiana un po', che Così, soprattutto quando vedi con le mani così. Però ci adattiamo e via, ci sporchiamo le mani, come si suol dire, e via, si mangia proprio così. è piccante? È buonissimo, non è piccante. Prima mangiamo e poi capiamo. Allora, questo è il puttu, che è il riso spezzato, quindi fatto piccolino piccolino con il cocco e poi fatto al vapore, e poi viene mischiato con il dal, quindi le lenticchie, questi sughi di lenticchie che fanno in India, molto buoni. Questo in effetti poi arriva dopo, leggermente piccante, ma l'insieme è proprio super gustoso. Posso dire una cosa? A me ricorda una polentina, cioè ben È un po' polentina, è un po' polentina. La polenta con sopra questa salsina. Quindi a me piace un sacco, quando c'è da spacciugare tutta sta roba polentosa mi piace sempre. Il signore adesso ci ha dato ad assaggiare questo mega dolce con tutta la frutta secca all'interno. La parte fuori è morbida, ci ha dato questi due pezzettini, assaggia Angela com'è? Vado io? Dammi un pezzettino che sono due. Sono un po' appiccicati, stacca, eccola là. È tipo una caramella. Un caramello. Con la frutta secca dentro. That's very good. Molto di miele. Very good man. Stiamo imparando un sacco di cose stamattina da questo negozietto, perché il signore ci sta facendo provare tutte queste specialità. Dopo aver provato quindi il puttu, avevo provato anche questi blocchi qua, vedete, guardate come sono grossi tutti questi blocchi colorati, hanno colori diversi e sono chiamati halva. Noi lo conoscevamo in un'altra forma, questa in realtà è proprio specifica di questa zona dell'India, c'è anche questo nero scuro e è fatto con farina di riso, jaggery, cioè lo zucchero scuro, lo zucchero di canna, e poi il ghee. Questo è il locale, ci tengono a farsi una foto, si chiama Heaven's Food, guardate che bello, il colore è stupendo. Thank you, bye bye. Una delle caratteristiche dell'India è la presenza di moltissime culture, tradizioni, religioni diverse che convivono insieme. In Kerala questa cosa è ancora più accentuata per la sua posizione geografica, perché si trova sulle principali rotte commerciali e moltissimi mercanti un po' da tutto il globo sono sempre arrivati qui. Tra questi c'erano gli arabi che commerciavano spezie con l'India e che portarono appunto l'Islam in questa regione. A seguire poi arrivarono gli europei, capitanati da Vasco da Gama, quindi i portoghesi. Dopo i portoghesi ci furono poi gli olandesi e a seguire gli inglesi. Quindi c'è tutta questa influenza in questa regione che è dovuta all'arrivo di diverse popolazioni, che ognuna delle quali ha portato le sue tradizioni e le sue culture. Abbiamo lasciato il centro di Kannur e in una mezz'oretta a piedi riusciamo a raggiungere il mare, perché comunque Kannur è sul mare. Adesso siamo in mezzo a queste palme e a diversi parchi che sono proprio a 2 passi dalla spiaggia. In India ogni tanto bisogna studiarsi un pochino le strade, infatti adesso stiamo facendo soltanto strade secondarie per raggiungere appunto la spiaggia. E guardate che silenzio! Più che guardare, ascoltate il silenzio che c'è qui. Si rischia ogni tanto, perché ieri per esempio abbiamo fatto invece le strade principali per andare al bus stand, cioè alla stazione degli autobus, e ragazzi era un inferno. Siamo arrivati sulla spiaggia di Payambaram, la spiaggia più grande di Kannur. Questa è la costa di Malabar, che è chiamata anche il giardino delle spezie dell'India. Ci sono delle onde belle alte, vedete là in fondo tutte le onde, infatti in teoria è vietato fare il bagno ma qualcuno si butta comunque, e l'acqua devo dire che è piuttosto calda. È caldissima! È calda, è una piacevole. goduria! Diciamo che l'India non è esattamente una meta turistica che attira chi sceglie di andare al mare, anche se ci sono delle piccole eccezioni, tipo le isole Andamane dove siamo stati anche noi, che sono un vero paradiso per il nuoto, per il mare, oppure le Laccadive, che sono altre isole che si trovano proprio di fronte a questa costa. In realtà il Kerala però è famoso per le sue enormi spiagge. Questa è una di quelle, sono molto frequentate soprattutto nel tardo pomeriggio, quindi un po' più tardi rispetto adesso. Ci vengono un sacco di famiglie e tutti a farsi il bagno, però come vedete si fa il bagno sempre vestiti, come nella maggior parte dell'Asia. Anche se sicuramente qui non troviamo il mare più bello del mondo, ragazzi, è un posto dove rilassarsi un pochino. Magari dopo qualche mese, qualche giorno, qualche settimana in India si sente quel bisogno un attimo di ascoltare soltanto le onde del mare, e quindi questo posto poi alla fine va benissimo, soprattutto per lasciare scendere quel frastuono che ogni tanto si impadronisce del cervello dopo tanti giorni, mesi, anni in India. Comunque è vero che i locali hanno delle capacità di sopportazione molto più alta della nostra, però anche loro ogni tanto hanno bisogno di relax, e quindi qua vengono in tantissimi un attimo a sedersi in riva al mare
e a godersi questa tranquillità. È molto pulita questa spiaggia rispetto ai soliti standard e è sicuramente merito delle signore che sono qui a raccogliere l'immondizia, che sono simpaticissime e ci hanno già salutato. Beach, beautiful, beautiful, very good. Dal giorno 1 in cui siamo arrivati in India, cioè proprio da Trivandrum, ci siamo subito resi conto che c'era un simbolo praticamente ricorrente, e quel simbolo è il simbolo della falce del martello, cioè il simbolo comunista. Alla fine abbiamo detto vabbè, ci saranno dei partiti, ognuno ci sarà a destra, a sinistra, come ovunque. In realtà la storia è un pochino diversa qui in Kerala, poi siamo andati in Tamil Nadu e questa cosa non l'abbiamo più vista, e adesso tornando a Kannur, ragazzi, la città è tappezzata e qua addirittura c'è un parco che è dedicato proprio al Partito Comunista. Ragazzi, no, devo ritrattare perché non è un vero e proprio parco, ma è un cimitero, e proprio di fronte al mare qui sono sepolte delle persone che hanno fatto parte del Partito Comunista che ha governato in Kerala negli ultimi 70 anni. Devo dire che è stranissimo vedere questi simboli in India dove il partito principale, il partito nazionale, pende un po' da un'altra parte, ma il Kerala in realtà è un'eccezione e il partito comunista è salito al potere qui negli anni 50, cioè siamo nella fase dell'indipendenza indiana. L'ascesa del partito comunista è legata a una risposta a un disagio sociale che interessava soprattutto le campagne. Infatti questo partito porta avanti delle riforme agrarie che prevedono la suddivisione dei campi ai contadini, ma in più porta avanti anche riforme che permettono di arrivare a una sanità pubblica e a un'istruzione pubblica. Questo fa sì che lo stato del Kerala sia uno degli stati col tasso di alfabetizzazione più alto di tutta l'India e anche con un welfare molto buono che ha fatto sì che migliorassero anche le condizioni di vita generali della sua popolazione. Rispetto agli altri stati devo dire che questa differenza è piuttosto evidente anche se si viene soltanto a fare un viaggio o una vacanza. Pensate che ad oggi la situazione politica qui in Kerala vede due partiti, entrambi di sinistra, uno opposto all'altro. E quello del Kerala è un esempio ben riuscito di comunismo applicato alla democrazia, uno dei pochi in tutto il mondo. Bilanciamo un po' il discorso per par condicio e almeno l'acqua si chiama Melonic. Dopo tutta questa politica, ragazzi, non ci vedo più dalla fame e di fronte al cimitero, di fronte al mare e sotto questo albero che ci fa una bella ombra c'è questo barettino e noi siamo presi un bel fagottino con l'uovo dentro, un egg puff bello croccantino. Mi piace fagottino. Molto poetico. È una colazione bella abbondante. Questo è il pranzo. Questo è il pranzo. Siamo tornati nel centro e proprio dietro la zona del mercato dove siamo stati stamattina abbiamo scoperto una zona che è completamente diversa perché ci sono tutti dei centri commerciali di lusso con negozi e boutique, ragazzi, cioè guardate già sta vetrina, i vestiti là sopra, se non sono da principessa questi io non lo so. È tornato quel momento, ragazzi, quel momento in cui Angela è incontenibile quando guarda queste vetrine. Ho gli occhi a cuoricino, cioè guarda che vestiti, ma guarda quanti dettagli su questo vestito. Ti immagini, vestita così, con lo zaino, c'è un ragno sulla testa del manichino. Ciao! Oddio, dorme. No, Angela, c'è un po' troppa roba, non fa un po' caldo. Dici, però comodo sull'autobus che sai. Sì, proprio, comodissimo. Anche questi gioielli molto pratici. Ovviamente abbinate il vestito di prima, per tutti i giorni sono proprio questi. Ma che belli sono, guarda che belle parure, guarda il collane. Addirittura la parure, ma guarda che fuori con la ma guarda che roba. Come diceva il nostro amico che abbiamo incontrato in Australia, if you like luxury, India is perfect. Aveva ragione, cioè guarda qua che roba. Questa è tutta zona di gioielli, di matrimoni, ci sono un sacco di negozi, tipo di fronte ho il wedding center, saranno almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piani di abiti da sposa, quindi cioè tu entri lì a scegliere il vestito, esci il giorno del matrimonio, praticamente. Ci metti talmente tanto che ci vuole una vita. Ma dietro di noi il genio, ragazzi, un venditore di perle e di collane che si chiama Pearl Harbor. È bellissimo questo contrasto perché davanti al gioielliere poi c'è il venditore di arachidi sul suo carretto con le ruote della bicicletta e ce ne prendiamo un sacchettino ovviamente. Cosa vuoi fare? Guarda che c'ha pure la bilancina, le pesa. Tutto questo succede proprio a lato della strada sul marciapiede con le macchine
che passano proprio qui dietro e gli autobus. E le arachidi le fanno sempre tostare in questa pentola con questa specie di sabbia. È sabbia incandescente. Sì, che le tiene calde e le tostano così. Siamo di fronte a quest'altro centro commerciale tutto rosa con tanto di colonnato e devo dire che noi ci stupiamo davanti a questi negozi di lusso con vestiti sfarzosi, davanti ai gioiellieri, ma in realtà quella indiana è una delle economie che stanno crescendo più velocemente nel mondo e c'è però un grande divario tra chi è molto ricco e chi invece rimane molto povero. Questa cosa sta aumentando sempre di più e quindi si vedono sempre di più questi enormi centri commerciali con davanti le persone che vivono con poco o pochissimo. Siamo tornati un attimo in camera, ragazzi, perché abbiamo scoperto qual è la criptonite di Paolo. Allora, lui può mangiare qualunque cosa, ma davvero tutte le cose più fritte, unte, piccanti. Col piccante piange di brutto, però vabbè, speziate, qualunque cosa, tutto a posto. Ma se beve il cocco fresco, cioè la noce di cocco, se beve il cocco è finita, è la sua criptonite, cioè lui lo beve lo stesso ma alla fine, e infatti siamo tornati in camera proprio per questo, perché in realtà il programma stasera è di uscire. Sta Cannur ci sta facendo fare le ore piccole. Come la notte scorsa siamo stati fuori, stasera usciamo, cosa che non succede quasi mai quando siamo in viaggio, soprattutto in India, perché in genere la sera siamo talmente cotti che mangiamo tipo alle 6, ceniamo con qualcosa di veloce e poi buonanotte via. Invece stasera eccezione. Ci siamo ricascati, ragazzi. Il nostro informatore segreto, e cioè il proprietario dell'hotel dove stiamo, segretissimo, ci ha fatto una soffiata. Stasera c'è un'altra cerimonia del Teyam e quindi riusciamo ad andare a vederla. Allora, stasera la cerimonia dovrebbe essere un po' più piccolina, atmosfera più familiare, meno persone. Hanno messo tutte le lucette per la festa e adesso siamo arrivati perché il tempio è proprio qua dietro. Dopo tanto tempo, ragazzi, mi prendo un bel succo di canna. Vi ho detto però di farlo senza ghiaccio e senza acqua, quindi bello puro. Abbiamo visto queste canne che sono belle pulite, allora abbiamo detto dai, stavolta le possiamo prendere. Secondo me Angela non lo vorrà assaggiare perché è un po' impaurita da quello che potrebbe succedere, però io posso andare quasi a botta sicura al 100%. La vuoi assaggiare, No, Angela? grazie. Lo sapevo, ragazzi. Lascio fare a te. Cosa vi avevo detto? Lascio fare a te. Uno dei due deve rimanere sano. No, allora, questo, guarda, ci potrei mettere anche la mano sul fuoco. Ho visto la situazione e mi è piaciuta. Adesso però proviamo. Mazzo che buono, madò. È buonissimo, io lo adoro. Tu sei sicuro che non vuoi? Sono sicurissima. Testiamo per una volta. Lo bevi tu e basta. La prossima volta torniamo qua. Dobbiamo tornare qua perché è l'unico. No, ok. No, perché ogni tanto vediamo queste canne da zucchero e diciamo nella situazione insomma un po' così e diciamo no, qua no. Però stavolta dai. Anche qui come l'ultima volta, ragazzi, si unisce sacro e profano, quindi stiamo aspettando che cominci, diciamo, la celebrazione all'interno del tempio, e qua attorno invece c'è di tutto, ovviamente. C'è il signore anche col fischiettino, con lo zufolino che fa. Ecco. Intanto di qua sono partiti i tamburi, quindi adesso andiamo a vedere cosa succede in questo tempio. Sicuramente quello che colpisce del Teyam sono i costumi colorati e il trucco dei performer. Oggi abbiamo la possibilità di sbirciare dietro le quinte e vivere un po' dei preparativi di questa cerimonia. Il cambiamento da persona a divinità prevede ore e ore di lavoro. Si inizia con il trucco. L'arancione, il nero e il bianco sono i colori utilizzati principalmente, ma ogni Teyam è diverso. Secondo una regola non scritta devono essere utilizzati solo ingredienti naturali. Quindi generalmente il viso e il busto vengono dipinti utilizzando un impasto a base di riso e curcuma. Tutta la preparazione avviene mentre l'artista si trova sopra un tappeto fatto a mano con foglie di cocco. Inizia così l'unione tra il corpo dell'uomo e la natura, il primo passaggio verso la trasformazione in divinità. La tradizione vuole che immagini di animali, rettili e fiori selvatici vengano usati come ornamenti per il viso. Segue poi la vestizione vera e propria. I vestiti molto ingombranti sono realizzati con bastoncini di bambù che sorreggono stoffe rosse. Essendo questa una cerimonia più piccola, possiamo vedere anche tutti dietro le quinte. Questa ad esempio sta mettendo questo vestito enorme, ci vogliono 4 persone per creare il vestito super pomposo e anche bello pesante da indossare, tanto che hanno dovuto legare una specie di corda attorno alla vita che poi sale
reale e lui la tiene su una spalla per tenere addosso tutto questo gigantesco vestito. Ma quello che stupisce davvero sono i copricapi, che possono essere anche molto alti. A terminare il look, gioielli e cavigliere. È passata circa mezz'ora, ragazzi, stanno completando la vestizione. Guardate adesso, incredibile, anche tutte le braccia coperte, questi lunghissimi capelli. Stare ore così vestiti deve essere una fatica non indifferente, ma fa tutto parte della cerimonia. Trasformarsi in una divinità non è per nulla semplice. Ho assistito a una scena un po' divertente prima perché il ragazzo che avevano appena truccato doveva starnutire, ma non poteva starnutire perché starnutendo avrebbe rovinato tutto il trucco, quindi era lì col naso, muoveva il naso, guardava su, cercava di trattenere in tutti i modi questo starnuto e devo dire che alla fine ce l'ha fatta. Angela, se l'avessi fatto tu, Era un disastro. lei Angela non ce l'avrebbe sicuramente fatta No, resistere. resistere zero. Sta per uscire proprio in questo momento anche il secondo Teyam, cioè la seconda divinità. Dopo ore e ore di preparazione, preparativi sono finiti, adesso entra nella zona del tempio. Il rituale è lo stesso della prima divinità, fa praticamente un giro di tutto il perimetro del tempio fermandosi ai vari tempietti che ci sono in questo cortile e dando poi la sua benedizione alle persone che si trovano davanti. Le danze durano molto, vanno avanti per diversi minuti e c'è sotto questo ritmo costante, sempre più veloce, incessante, che serve proprio a creare questa specie di trance in cui va la persona che sta ballando in modo che la divinità possa entrare nel suo corpo e quindi in quel momento da persona diventa Teyam, cioè divinità. Questo Teyam, anche se è più piccolino, con meno persone, ci dà la possibilità di vedere tutto un po' più da vicino, mentre il primo è stato super scenografico con tutto quel mare di persone che girava attorno al tempio. In questo caso riusciamo ad essere un pochino più vicini e vedere la divinità più da vicino e goderlo anche meglio perché insomma è molto più tranquilla come situazione e comunque ragazzi, in entrambi i casi una cosa assurda. Ragazzi, mi sta emozionando ancora di più, devo essere sincera, questo perché vedi proprio tutta la trasformazione da questo ragazzo giovanissimo che stava quasi per starnutire fino a pochi minuti fa, adesso è completamente trasformato, non riesci più a vedere la persona ma vedi solo questa divinità. È incredibile questa cosa, gli è cambiato proprio anche la faccia, i lineamenti sembrano diversi, lo sguardo più profondo, è incredibile. Dopo aver visto anche il rituale della seconda divinità, noi ragazzi stiamo andando verso l'hotel. Allora, dura tutta la notte, ma non abbiamo intenzione di rimanere questa notte, quindi torniamo in hotel. Ma che robe assurde stiamo vedendo, ragazzi, pazzesco, pazzesco. È anche difficile descriverle, trovarsi in situazioni veramente fuori dal mondo. Cioè ti chiedi, ma esiste, sta succedendo veramente? Siamo qui veramente? Cioè sono Questo delle sta cose accadendo. incredibili davvero, anche vedere tutta la devozione delle persone che sono lì proprio attente, cioè è impressionante questa cosa. Allora adesso stiamo tornando verso l'hotel perché sono le 10, andiamo a prendere l'ultimo autobus che ci porterà a Kannur perché stanotte vogliamo dormire stavolta perché altrimenti qua andrebbe avanti tutta la notte fino alle 5 di mattina. Sì. Quindi niente, noi torniamo ragazzi e vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao! Ciao!